Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Arixtra, soluzione, uso interno, Milan Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Arixtra, soluzione, uso interno? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Arixtra, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'è Arixtra, soluzione, uso interno? Arixtra, soluzione, uso interno, è un farmaco a base del principio attivo fondaparinux sodico, appartenente alla categoria degli anticoagulanti diretti e nello specifico altri antitrombotici. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Arixtra, soluzione, uso interno, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Arixtra 2,5 mg/0,5 ml, soluzione iniettabile, uso sottoc. 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Milanire Healthcare Ltd, concessionario. Milan Italia SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A, principio attivo. Fondaparinux sodico, gruppo terapeutico. Anticoagulanti diretti, forma farmaceutica. Soluzione, uso interno, indicazioni: prevenzione di episodi tromboembolici venosi, TEV, in adulti sottoposti a chirurgia ortopedica maggiore degli arti inferiori quali frattura dell'anca, chirurgia maggiore del ginocchio o chirurgia sostitutiva dell'anca. Prevenzione degli episodi tromboembolici venosi, TEV, in adulti sottoposti a chirurgia addominale considerati ad alto rischio di complicanze tromboemboliche, quali pazienti sottoposti a chirurgia addominale per patologie tumorali, vedere paragrafo 5.1. Prevenzione degli episodi tromboembolici venosi, TEV, in pazienti di pertinenza medica considerati ad alto rischio di TEV e che sono immobilizzati a causa di una patologia acuta quale insufficienza cardiaca o disturbi respiratori acuti o infezioni o patologie infiammatorie acute. Trattamento dell'angina instabile o dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST, UA/STEMI, in adulti nei quali un approccio invasivo urgente, PCI 120 minuti, non è indicato, vedere paragrafi 4 e 5.1. Trattamento dell'infarto del miocardio associato a sopraslivellamento del tratto ST, STEMI, in adulti che sono in terapia con trombolitici o che, inizialmente, non sono deputati a ricevere altre forme di terapia di riperfusione. Trattamento di adulti con trombosi venosa superficiale sintomatica spontanea acuta degli arti inferiori in assenza di trombosi venosa profonda concomitante, vedere paragrafi 4.2 e 5.1. Posologia, pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica maggiore o addominale. La dose raccomandata di fondaparinux è 2,5 mg somministrata una volta al giorno dopo l'intervento chirurgico tramite iniezione sottocutanea. La dose iniziale deve essere somministrata 6 ore dopo la fine dell'intervento chirurgico, una volta che è stata assicurata l'emostasi. Il trattamento deve essere continuato finché non diminuisce il rischio di tromboembolismo venoso, di solito finché il paziente non riprende la deambulazione, almeno 5-9 giorni dopo l'intervento chirurgico. Nella chirurgia dell'anca il trattamento con fondaparinux deve essere prolungato fino a ulteriori 24 giorni. L'esperienza dimostra che nei pazienti sottoposti a chirurgia per frattura d'anca il rischio di TEV persiste oltre 9 giorni dopo l'intervento chirurgico. In questi pazienti l'uso di una profilassi prolungata con fondaparinux deve essere presa in considerazione fino a ulteriori 24 giorni, vedere paragrafo 5.1. Pazienti di pertinenza medica che sono ad alto rischio di complicanze tromboemboliche. Sulla base di una valutazione di rischio individuale la dose raccomandata di fondaparinux è di 2,5 mg una volta al giorno somministrata tramite iniezione sottocutanea.
Nei pazienti di pertinenza medica è stato clinicamente studiato un trattamento della durata di 6-14 giorni, vedere paragrafo 5.1, trattamento dell'angina instabile/infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST, UA/STEMI. La dose raccomandata di Fondaparinux è pari a 2,5 mg al giorno, somministrati per iniezione sottocutanea. Il trattamento deve essere iniziato non appena possibile dopo la diagnosi e continuato fino ad un massimo di 8 giorni oppure fino alla dimissione ospedaliera se questa si verifica prima di tale termine. Se un paziente deve essere sottoposto ad un intervento di angioplastica coronarica percutanea, PCI, durante l'intervento di PCI deve essere somministrata, secondo la pratica clinica standard, eparina non frazionata, ENF, tenendo in considerazione il rischio potenziale di sanguinamento del paziente ed il tempo intercorso dall'ultima dose di Fondaparinux, vedere paragrafo 4.4. Il momento più idoneo per ricominciare la somministrazione sottocutanea di Fondaparinux dopo rimozione del catetere deve essere oggetto di valutazione clinica. Nello studio clinico pivotale UA/STEMI, il trattamento con Fondaparinux venne iniziato non prima che fossero trascorse 2 ore dalla rimozione del catetere. Trattamento dell'infarto del miocardio con sopraslivellamento del tratto ST, STEMI, la dose raccomandata di Fondaparinux è di 2,5 mg al giorno. La prima dose di Fondaparinux viene somministrata in endovena, mentre le dosi successive sono da somministrarsi per iniezione sottocutanea. Il trattamento deve essere iniziato non appena possibile dopo la diagnosi e continuato fino ad un massimo di 8 giorni oppure fino alla dimissione ospedaliera se questa si verifica prima di tale termine. Se un paziente deve essere sottoposto ad un intervento di angioplastica non primaria, durante l'intervento di PCI deve essere somministrata, secondo la pratica clinica standard, eparina non frazionata, ENF, tenendo in considerazione il rischio potenziale di sanguinamento del paziente ed il tempo intercorso dall'ultima dose di Fondaparinux, vedere paragrafo 4.4. Il momento più idoneo per ricominciare la somministrazione sottocutanea di Fondaparinux dopo rimozione del catetere deve essere oggetto di valutazione clinica. Nello studio clinico pivotale STEMI, il trattamento con Fondaparinux venne iniziato non prima che fossero trascorse 3 ore dalla rimozione del catetere. Pazienti che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico di bypass aortocoronarico, CABG, nei pazienti STEMI o UA/STEMI che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico di bypass aortocoronarico, CABG, Fondaparinux, quando possibile, non deve essere somministrato durante le 24 ore precedenti l'intervento e può essere risomministrato 48 ore dopo l'intervento chirurgico. Trattamento della trombosi venosa superficiale. La dose di Fondaparinux raccomandata è pari a 2,5 mg al giorno, somministrata con iniezione sottocutanea. I pazienti eleggibili al trattamento con Fondaparinux 2,5 mg devono manifestare una trombosi venosa superficiale spontanea degli arti inferiori, acuta, sintomatica ed isolata degli arti inferiori, di lunghezza pari ad almeno 5 cm e documentata da indagine ultrasonografica o da altri esami obiettivi. Il trattamento deve essere iniziato appena possibile subito dopo la diagnosi e dopo l'esclusione di trombosi venosa profonda, TVP, concomitante o di trombosi venosa superficiale entro 3 cm dalla giunzione safeno-femorale. Il trattamento deve essere continuato per un minimo di 30 giorni e fino ad un massimo di 45 giorni nei pazienti ad elevato rischio di complicanze tromboemboliche, vedere paragrafi 4 e 5.1. Ai pazienti si dovrebbe raccomandare l'autoiniezione del prodotto quando a giudizio del medico essi vogliano farlo e ne siano in grado. I medici devono fornire chiare istruzioni per l'autoiniezione. Pazienti che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico o ad altre procedure invasive. Nei pazienti con trombosi venosa superficiale che devono sottoporsi a intervento chirurgico o ad altre procedure invasive, Fondaparinux, laddove possibile, non deve essere somministrato durante le 24 ore precedenti all'intervento chirurgico. Il trattamento con Fondaparinux può ricominciare dopo almeno 6 ore dall'intervento chirurgico sempre che sia stata ottenuta l'emostasi.
Categorie particolari di pazienti: prevenzione degli eventi tromboembolici venosi a seguito di intervento chirurgico. Nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, il tempo di somministrazione della prima iniezione di Fondaparinux richiede un rigido rispetto nei pazienti di età e 75 anni o di peso 50 kg o con insufficienza renale con una clearance della creatinina compresa tra 20 e 50 ml/min. La prima somministrazione di Fondaparinux deve essere fatta non prima di 6 ore dopo la fine dell'intervento chirurgico. L'iniezione non deve essere somministrata senza che sia stata stabilita l'emostasi, vedere paragrafo 4. Insufficienza renale, profilassi degli eventi tromboembolici venosi. Fondaparinux non deve essere usato in pazienti con clearance della creatinina 20 ml/min, vedere paragrafo 4.3. Nei pazienti con clearance della creatinina compresa tra 20 e 50 ml/min la dose deve essere ridotta a 1,5 mg al giorno. Nessuna riduzione del dosaggio è richiesta nei pazienti con insufficienza renale lieve, clearance della creatinina 50 ml/min. Trattamento di UA/STEMI e STEMI. Fondaparinux non deve essere usato in pazienti con clearance della creatinina 20 ml/min, vedere paragrafo 4.3. Non è richiesta alcuna riduzione di dosaggio per i pazienti con clearance della creatinina 20 ml/min. Trattamento della trombosi venosa superficiale. Fondaparinux non deve essere usato nei pazienti con clearance della creatinina 20 ml/min, vedere paragrafo 4.3. La dose deve essere ridotta a 1,5 mg al giorno nei pazienti con clearance della creatinina compresa tra 20 e 50 ml/min, vedere paragrafi 4 e 5.2. Nei pazienti con insufficienza renale lieve non è richiesta alcuna riduzione del dosaggio, clearance della creatinina 50 ml/min. La sicurezza e l'efficacia dell'1,5 mg non è stata studiata, vedere paragrafo 4. Insufficienza epatica, prevenzione del TEV e trattamento di UA/STEMI e STEMI. Non è necessario alcun aggiustamento della dose nei pazienti con insufficienza epatica di grado lieve o moderato. Nei pazienti con insufficienza epatica grave, Fondaparinux deve essere usato con cautela poiché non è stato studiato in questo gruppo di pazienti, vedere paragrafi 4 e 5.2. Trattamento della trombosi venosa superficiale. La sicurezza e l'efficacia di Fondaparinux non sono state studiate nei pazienti con insufficienza epatica grave, di conseguenza l'uso di Fondaparinux non è raccomandato in questi pazienti, vedere paragrafo 4. Popolazione pediatrica. L'uso di Fondaparinux non è raccomandato nei bambini al di sotto di 17 anni a causa della mancanza di dati sulla sicurezza ed efficacia. Basso peso corporeo, prevenzione del TEV e trattamento di UA/STEMI e STEMI. Pazienti con peso corporeo 50 kg hanno un aumentato rischio di sanguinamento. L'eliminazione di Fondaparinux diminuisce con il peso. Fondaparinux deve essere usato con cautela in questi pazienti, vedere paragrafo 4. Trattamento della trombosi venosa superficiale. Nei pazienti di peso corporeo inferiore a 50 kg non sono state studiate la sicurezza e l'efficacia di Fondaparinux, di conseguenza Fondaparinux non è raccomandato per l'uso in questi pazienti, vedere paragrafo 4. Modo di somministrazione. Somministrazione sottocutanea. Fondaparinux è da somministrarsi tramite iniezione sottocutanea profonda, con il paziente in posizione supina. Il sito di iniezione si deve alternare tra il lato sinistro e destro anterolaterale e tra il lato sinistro e destro posterolaterale della parete addominale. Per evitare la perdita di medicinale, quando si usa la siringa preriempita, non espellere le bolle d'aria dalla siringa prima dell'iniezione. L'intera lunghezza del lago deve essere inserita perpendicolarmente in una plica cutanea tenuta tra pollice e indice. La plica cutanea deve essere mantenuta per tutta la durata dell'iniezione. Somministrazione endovenosa. Per la prima dose solo in pazienti con STEMI, la somministrazione endovenosa deve essere effettuata o attraverso una linea intravenosa già esistente o direttamente utilizzando un piccolo volume, 25 o 50 ml in mini sacca, di soluzione salina allo 0,9%. Al fine di evitare eventuali perdite di medicinale, quando si utilizza una siringa preriempita, non deve essere espulsa la bolla d'aria dalla siringa prima dell'iniezione.
La cannula endovenosa deve essere ben lavata con soluzione salina dopo l'iniezione per assicurare che tutto il medicinale venga somministrato. Qualora venga somministrata con una mini sacca, l'infusione deve essere effettuata nel tempo di 1-2 minuti. Per ulteriori istruzioni sull'impiego e lo smaltimento vedere paragrafo 6. Controindicazioni: ipersensibilità. Nota al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Sanguinamenti in atto, clinicamente significativi: endocardite batterica acuta grave, insufficienza renale caratterizzata da clearance della creatinina 20 ml/min. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: Fondaparinux non deve essere somministrato per via intramuscolare. Emorragie: Fondaparinux deve essere usato con cautela nei pazienti che hanno un aumentato rischio di emorragie, come quelli con disordini emorragici congeniti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione concomitante di Fondaparinux e di sostanze che possono accrescere il rischio di emorragia aumenta il rischio di sanguinamento, vedere paragrafo 4. Anticoagulanti orali, Varfarin, inibitori piastrinici, acido acetilsalicilico, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Arixtra, soluzione, uso interno, insieme ad altri farmaci come Eliquis, compressa rivestita, Eliquis, compressa rivestita, compresse rivestite, Lixiana, Pradaxa, capsula, Xarelto, compressa rivestita, Xarelto, compresse rivestite, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Arixtra, soluzione, uso interno. Durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere Arixtra, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza: non esistono dati sufficienti provenienti dall'uso di Fondaparinux in gravidanza. Non sono disponibili dati clinici sull'esposizione in gravidanza. Gli studi sull'animale sono insufficienti per quanto riguarda gli effetti su, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati: le reazioni avverse gravi più comunemente riportate con Fondaparinux sono complicanze emorragiche, in vari siti, che includono rari casi di sanguinamenti intracranici/intracerebrali e retroperitoneali, ed anemia. Fondaparinux deve essere usato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: dosi di Fondaparinux superiori al regime raccomandato possono portare a un aumentato rischio di sanguinamento. Non vi sono antidoti noti al Fondaparinux. Sovradosaggio associato a complicazioni emorragiche deve comportare l'interruzione del trattamento e la ricerca della causa primaria. Deve essere preso in considerazione l'avvio di una terapia appropriata quali emostasi chirurgica, trasfusione di sangue, trasfusione di plasma fresco, plasmaferesi. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Agenti antitrombotici. Codice ATC B01AX05. Effetti farmacodinamici: Fondaparinux è un inibitore sintetico e selettivo del fattore X attivato, XA. L'attività antitrombotica di Fondaparinux è il risultato dell'inibizione selettiva, proprietà farmacocinetiche: assorbimento dopo somministrazione sottocutanea. Fondaparinux viene completamente e rapidamente assorbito, biodisponibilità assoluta del 100%. In seguito a una singola iniezione sottocutanea di Fondaparinux 2,5 mg a soggetti giovani sani, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza, tossicità a dosi ripetute e genotossicità. Gli studi sull'animale sono insufficienti per elenco degli eccipienti: sodio cloruro acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, sodio idrossido. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.